what's up? Today's gonna be a special one. I actually say that about all my videos. They are all special. Anyways, when I used to live in the other house, I almost daily passed by this Woodcraft shop, and I always found it interesting, and I wanted to shoot inside it. So today's the day. Right now I'm going there. It's run by these two gentlemen, and I have no idea if they're gonna let me do it or not, but I'm gonna try anyways. And I think the point here is to, do stuff. Right, so here I am in front of the shop right here. I took a picture once of this, and I don't know, everything is just, cool and has that vintage style about it. This is one of the few last remaining shops like this in the whole city, and I just talked to the owners, and they agreed to let me in and shoot some stuff. So let's go. Lo fa da tanti anni questo mestiere, immagino. Praticamente sono 65 anni. 65 anni? Wow, tantissimo. Ho qualche annetto. Lavoro da quando... Da 12 anni. Mamma mia. Cresciuto in una botteghina. Tipo questo. Sì. Wow. Stavi dicendo che lavora insieme a suo fratello? Sì, Ah, infatti, perché vedevo sempre due persone. Qui in via Cantoni ci siete da tanti anni? Ok. Wake up, go home to that place where you're most alone. Don't text my phone, 'cause you know I've no control. Si può. questo qui. 500. Questo è un cornicione del 500. Ogni immobile ha il suo stile poi. Sì. Ecco, questo per noi è, come devo dire, per i restauratori in genere, sono legni che noi acquistiamo o compriamo il mobile, poi lo disfiamo. Vedi, questi sono legni di olmo che serve per restaurare un altro mobile di olmo. Capito, quindi se un mobile è noce dobbiamo mettere il legno di noce. Noi, come il fornaio che ha bisogno della farina per fare il pane, noi abbiamo bisogno del legno vecchio per fare il restauro, e quindi per recuperare il legno dobbiamo comprare un legno che non si recupera, che non vale la pena aggiustarlo, però si può utilizzare il materiale. Ci sarebbe da dire. C'è un sacco di storie là dentro.
Quindi oggi è capitato in una fase dove non si fa molta polvere perché si lucida. Lo fa di professione il fotografo oppure Sì. per passione o per... Ho iniziato per passione. Ah, ecco. È un ragazzo che comincia a fare questo lavoro qui, deve cominciare dalla, diciamo così, dalla A fino alla Z, ma per arrivare alla Z ci vogliono degli anni. Sì, Non si può tanti. improvvisare nel giro di 1 anno, 2 anni. Ah, quello Non ci sicuramente. riesce nessuno. Anch'io ho fatto il ragazzino dentro una bottega, che ne ho girati tante di botteghe. E in ogni bottega uno acquisisce un sistema di lavoro. Sì. Dopo messo tutto assieme riesce a combinare qualcosa di molto interessante. This has been an interesting shoot, and I really enjoyed it. I just wish I had taken a little bit more B-roll because it's worth it. But I felt at the same time I felt that he wasn't very comfortable with me shooting as much. I don't know why. Maybe it's because he isn't used to it. I don't know. But I'm not saying I'm not happy. I'm happy with what I got, and if the shots are pretty cool, I'm gonna print some and give it to him. I think this was very interesting, an interesting experience, and it gave me an idea to shoot more of these videos, like different kinds of work of shops. For example, a cobbler or I don't know, something like that. And I think I'm gonna create a series on this. Who knows? And yeah, that's kind of it for today. Enjoy the pictures and enjoy this amazing sunset. Yep, I'm definitely doing this again. You got something to say.